c'è cosa più divina che amarsi con la cugina, diceva un detto popolare, ma anche la nipote, diceva la famiglia reale degli Asburgo, i cui membri si sono sposati tra loro per generazioni, generando una stirpe debole e malata che dominò l'Europa per 5 secoli. Gli Asburgo si sposavano non solo tra cugini, ma anche tra zii e nipoti. E cosa succede quando due cugini fanno una figlia, che con suo zio fa un figlio, che a sua volta con sua cugina fa un figlio, che al mercato mio padre comprò? Che la genetica getta la spugna, la natura dice: da qui i vostri geni non dovranno più passare, e fa nascere un povero Cristo come Carlo II di Spagna. E il suicidio genetico del ramo spagnolo degli Asburgo, pieno di problemi e malattie, ma almeno sterile, e che dunque non potrà più perpetuare questo abominio, tramandare questo patrimonio genetico mostruoso. Ma vediamo insieme a cosa portarono secoli di politica matrimoniale tra consanguinei. Carlo II di Spagna nacque a Madrid il 6 novembre 1661 dall'unione di Marianna d'Austria e lo zio materno di lei, Filippo IV di Spagna. Il popolo era entusiasta. Il giorno della sua nascita la gente festeggiava in strada travestendosi da animali e demoni. Il bambino infatti rappresentava l'ultima speranza di avere sul trono un erede legittimo. L'altro erede di Filippo IV, Filippo Prospero, era passato a miglior vita a 4 anni e prima di lui erano deceduti Fernando Thomas e Baltasar Carlos nel 1646 a soli 16 anni. Anche i pronostici erano positivi, come riportato dallo storico Jaime Contreras. Centinaia di veggenti e astrologi proclamarono le loro previsioni per il nascituro e le carte astrali erano entusiasmanti, ma si capì presto che si erano sbagliati. Il principe era un neonato estremamente debole, aveva un'eruzione erpetica sulle guance, la sua testa era completamente coperta di croste. Per 2 o 3 settimane si era formato sotto l'orecchio destro una sorta di canale di drenaggio o di scolo. Questa è la descrizione che ne fa l'ambasciatore francese presso la corte di Madrid. Sappiamo anche che faceva fatica a succhiare il latte dal seno, che aveva la testa più grossa del normale e a 3 anni le ossa del suo cranio non si erano ancora fuse, aveva la cosiddetta fontanella ancora aperta. Crescendo le cose non andarono meglio. Carlo II non fu capace di parlare fino all'età di 4 anni, di camminare fino all'età di 8 e fu trattato come un bambino piccolo fino ai 10 anni. I suoi tutori avevano evitato di sottoporlo a qualunque sforzo sia fisico che intellettuale, fino al punto di non considerare neppure l'igiene personale del ragazzo, tanto che il fratellastro, Don Giovanni d'Austria, divenuto valido, gli impose di lavarsi e di curare i capelli. Carlo acquisì una scarsa capacità di linguaggio, soffriva di disartria, non riusciva ad articolare bene le parole, quindi parlava a scatti, balbettando, mostrava scarso interesse per l'ambiente circostante e veniva comunemente descritto come ritardato mentale. La sua educazione, nonostante avesse ottimi precettori, ebbe risultati modesti. Come diventò da adulto? Il nunzio apostolico in Spagna lo incontrò quando Carlo aveva circa 20 anni e lo descrisse così: il re è più basso che alto, malformato, ha il viso sgraziato, il collo lungo e il viso allungato e piegato verso l'alto. Il labbro tipico della casa d'Asburgo, occhi molto grandi, di colore turchese e una pelle fine e delicata. I capelli sono lunghi e biondi, portati all'indietro in modo da esporre le orecchie. Non è possibile raddrizzare il suo corpo, ma quando cammina si appoggia su di un tavolo a muro o qualcos'altro. Il suo corpo è debole come la sua mente, a volte dà segni di intelligenza, memoria e di vivacità, ma non ora. Sembra lento e non risponde, maldestro, pigro, con l'espressione stupita. Si può fare ciò che volete, non ha volontà propria. Gli storici statunitensi William e Ariel Durant aggiunsero: basso, zoppicante, epilettico, precocemente anziano e completamente calvo prima dei 35 anni. Era sempre vicino alla morte. Sappiamo anche che spesso soffriva di fortissimi attacchi di emicrania, di continue influenze, che era malinconico ed eccessivamente superstizioso. E te credo che con una salute del genere si fosse depresso e cercasse in tutti i modi di non attrarre altre sfighe. Non è difficile capire perché la popolazione iniziò a credere che fosse vittima di una maledizione e lo soprannominò El Hechizado, che in italiano vuol dire lo stregato. Sembra che anche Carlo pensasse ci fosse del vero nel suo soprannome, perché in merito disse: molte persone mi dicono che io sono stregato e lo credo bene, queste sono le cose che io provo e che soffro. Oggi sappiamo
che la cattiva salute del re era dipesa dalla politica matrimoniale endogamica degli Asburgo, ovvero dalla pratica di contrarre matrimoni tra consanguinei all'interno della stessa dinastia. La madre di Carlo, Marianna d'Austria, era figlia di Maria Anna di Spagna, che era però anche sorella di Filippo IV di Spagna, il quale a sua volta era padre di Carlo. Dunque Filippo IV e Marianna d'Austria, genitori di Carlo, erano rispettivamente zio e nipote, mentre Maria Anna di Spagna era contemporaneamente zia paterna e nonna materna di Carlo. Quest'ultimo quindi aveva 4 bisnonni al posto di 8 e 6 trisnonni invece di 16. Carlo II aveva un coefficiente di consanguineità di 0,254, ovvero oltre 10 volte rispetto a quello di Filippo I di Castiglia, detto il Bello, padre dell'imperatore Carlo V e fondatore della dinastia. Il coefficiente di consanguineità indica la quota di patrimonio genetico che un individuo riceve identico sia dal padre che dalla madre, in virtù del fatto che i genitori erano tra loro imparentati. Per essere più precisi, indica la probabilità che un individuo riceva per un dato locus 2 geni identici legati a un antenato comune dei genitori. Nella casata degli Asburgo di Spagna questo valore aumentava enormemente col passare delle generazioni, fino ad arrivare a superare lo 0,25 come nel caso di Carlo II e di suo nonno Filippo III. Pensate che avevano lo stesso tasso di consanguineità che si riscontra nei figli generati da incesti stretti, come quello tra padre e figlia o fratello e sorella. Per questa ragione Carlo aveva una serie di malattie genetiche che gli esperti contemporanei sono riusciti ad individuare, anche se rimaniamo ancora nel campo della probabilità. Quale malattia aveva? La causa più probabile del rachitismo, della debolezza mentale e della sterilità del sovrano è la sindrome di Klinefelter, un'anomalia cromosomica in cui un individuo di sesso maschile possiede un cromosoma X soprannumerario. Ma re Carlo II poteva soffrire anche di acromegalia, che dà un eccesso dell'ormone della crescita. Questo spiegherebbe i tratti marcati del volto, mentre le frequenti gastriti e i conati di vomito possono essere ricondotti al fatto che fosse malato di acidosi tubulare renale. Ma quello che si notava maggiormente nel sovrano era un marcato progenismo mandibolare, che impediva all'arcata superiore e inferiore dei denti di incontrarsi, rendendogli estremamente difficile la parola e la masticazione. Questa malformazione era così comune nella casa d'Asburgo che la patologia venne chiamata mento asburgico. Venne ereditata da 2/3 degli Asburgo per più di 7 secoli ed era comune a molte altre famiglie reali europee, visto che erano quasi tutte imparentate tra loro. I ritratti di famiglia che mostravano la presenza o meno del mento asburgico hanno permesso agli studiosi diverse ricerche genetiche sul casato. Si pensa che il progenismo degli Asburgo potesse essere causato dall'aspartil-glucosaminuria, un disturbo autosomico recessivo di accumulo lisomiale. Se come me non ci avete capito niente perché non avete studiato biologia o medicina o quant'altro, quello che vi interessa sapere è che questa malattia spiega l'ampia varietà dei sintomi del re, come la disabilità mentale, le convulsioni e le sue caratteristiche fisionomiche. Questo disturbo infatti conferisce al volto una mascella forte e squadrata, una lingua grande, labbra carnose e rotonde, un labbro superiore ad arco di Cupido, un naso piatto e largo e una fronte ampia, gravi difficoltà a mangiare con sbavature quasi continue. Con tutti questi problemi di salute, Carlo II ce la fece a regnare? E che tipo di sovrano fu? Carlo II fu sfortunato anche in politica. Ereditò un regno già in declino. La Spagna versava in una profonda crisi economica e la sua influenza sull'Europa si stava esaurendo. Sotto di lui le cose non migliorarono, anzi la corruzione e l'inefficienza amministrativa peggiorarono. Durante il suo regno la Spagna perse territori e influenza in Europa. Il sovrano non fece riforme significative e fu incapace di contrastare altre potenze come la Francia di Luigi XIV. D'altronde non ci si poteva aspettare molto da lui. A causa della sua salute precaria e delle sue limitate capacità politiche, non fu in grado di esercitare un controllo diretto ed efficace sul governo. Per gran parte del suo regno il potere fu nelle mani di reggenti, ministri e consiglieri, che spesso agivano secondo i propri interessi personali. Carlo era più una figura simbolica che un vero decisore politico. Nonostante tutto, però, Carlo II si impegnava. Secondo alcune testimonianze, a dispetto della salute precaria, era un abile cacciatore
Nonostante gli attacchi di depressione, partecipava attivamente agli affari di Stato, al punto che l'ambasciatore francese Jean-Baptiste Colbert, marchese di Torcy, scrisse nelle sue relazioni che le capacità mentali del re erano intatte. Costanzo Operti, il diplomatico del Ducato di Savoia, tenne udienze regolari con il sovrano durante la guerra della Grande Alleanza e lo descrisse nei rapporti come affabile e generoso, ma timido e con scarsa confidenza, caratteristiche riportate spesso anche da altri diplomatici stranieri. Anche lo storico Modesto Lafuente dipinge Carlo II come un re schivo e religioso che con il tempo divenne sempre più riflessivo, angosciato e triste per i problemi del regno. Riguardo al suo comportamento, l'emerito professore Antonio Castillo scrive: eppure, nonostante un comportamento infantile che lo induceva ad andare in cucina per aiutare a preparare i dolci piuttosto che alle sedute dei consigli, la sua rabbia e le sue reazioni di collera imprevista e la sua passione per il cioccolato, che assicura il professore Alonso Fernandez gli ha cagionato una dipendenza monoalimentare di cioccolismo. Ebbene, al di là di tutti questi difetti, ha avuto un enorme senso della religione e soprattutto della regalità. Avete sentito bene, ho nominato prima il cioccolismo, che è una vera dipendenza dal cioccolato, e l'ho scoperta in questa ricerca, non so se voi la conoscevate, fatemelo sapere. E penso di averne sofferto per gran parte della mia vita e non lo sapevo. Il popolo spagnolo ebbe sentimenti contrastanti nei confronti di Carlo II. Alcuni lo consideravano una vittima della sua condizione fisica e delle circostanze dinastiche e apprezzavano la sua religiosità e la sua dedizione alla Chiesa cattolica. Molti tuttavia attribuivano il declino del regno alla sua debolezza e all'incapacità di governare efficacemente, anche se il malcontento era spesso rivolto più alla corte e ai consiglieri che al re stesso. A corte invece era rispettato come figura simbolica, ma anche deriso per la sua salute fragile e la mancanza di autorità. Procurarsi un erede. Procurarsi un erede era sempre prioritario per i regnanti, ma per Carlo II era ancora più importante, perché in caso di mancanza di eredi legittimi, Luigi XIV di Francia e l'imperatore Leopoldo I d'Asburgo, entrambi cugini e cognati di Carlo II, si sarebbero spartiti l'impero spagnolo. Avevano già stipulato un contratto a riguardo alla morte di Filippo IV, il padre di Carlo, allo scopo di evitare una guerra. Per evitare lo smembramento del regno occorreva dare una moglie al re, affinché potesse generare al più presto un erede e mantenere così sul trono la casa degli Asburgo di Spagna. Dopo molte trattative, la corte di Madrid scelse una principessa francese e nel 1679 Carlo sposò Maria Luisa di Borbone-Orléans, figlia di Filippo I di Borbone-Orléans, fratello di Luigi XIV, e della sua prima moglie Enrichetta Anna Stuart. Dal matrimonio, tuttavia, non nacquero figli. La coppia era affiatata, ma i problemi di salute del re probabilmente lo avevano reso sterile, come fece notare questa testimonianza dell'ambasciatore francese a Madrid, il quale dopo una confidenza con la regina scrisse: lei, la regina, non era più realmente vergine, ma per quanto poteva capire credeva che non avrebbe mai avuto figli. In conseguenza di ciò, la regina venne sottoposta a fortissime pressioni da parte dell'intera corte affinché cercasse di procreare un erede, con l'unico risultato di mandarla in depressione. Nel 1689 la regina Maria Luisa morì di peritonite causata da una caduta da cavallo. Il re ne fu sconvolto, tanto che si disse: sulle labbra di Maria Luisa d'Orléans si è posato l'ultimo sorriso del re. Ma la minaccia sempre più prossima di estinzione della dinastia lo convinse a un nuovo matrimonio. Inizialmente la corte aveva avuto la malsana idea di farlo sposare con la nipote Maria Antonia d'Austria, figlia della sorella Margherita Teresa d'Asburgo. Poi suppongo avranno capito che le possibilità di generare sarebbero state nulle, oppure chissà cosa sarebbe venuto fuori da tale unione. Così alla fine, nel 1690, Carlo sposò Maria Anna del Palatinato Neuburg, che proveniva da una famiglia estremamente fertile. I genitori infatti avevano
hanno avuto 17 figli. Il re, al contrario di come avvenne per la prima moglie, non legò mai con Marianna. Lei era collerica e autoritaria e allontanò il re e ogni speranza di concepimento. Il re e la corte dovettero quindi affrontare il problema della successione. Si crearono due partiti. Il primo aveva il sostegno della regina Marianna e si appoggiava alle rivendicazioni del ramo austriaco degli Asburgo. Il secondo era il partito francese, sostenuto dal clero e dall'arcivescovo di Toledo, Luis Fernández de Portocarrero. Questa fazione poneva le proprie speranze su Filippo, duca di Angiò, nipote di Luigi XIV e di Maria Teresa di Spagna. La fine di Carlo II. Superati i 35 anni, la salute già precaria di Carlo II declinò ulteriormente, tanto che nel 1698 il re si era convinto di essere veramente vittima di un sortilegio e chiese all'inquisitore generale Juan Tomás de Rocaberti di scoprire se fosse veramente così. L'inquisitore, sotto consiglio del confessore di Carlo, Froilán Díaz, invitò a corte frate Álvarez Argüelles, un esorcista che avrebbe dovuto scoprire se Carlo fosse indemoniato o stregato. Tutto si svolse in segreto, perché il consiglio dell'Inquisizione aveva già respinto in precedenza la questione per mancanza di prove. Alvarez, insomma, sotto l'ordine di Rocaberti, evocò il demonio, che parlando attraverso alcune suore indemoniate, rivelò che il re fosse vittima di una maledizione e che i colpevoli di ciò erano la defunta regina madre e i politici favorevoli al partito austriaco. Sembra però che in seguito il demonio ritrattò. Poi entrarono in gioco altri ecclesiastici, altri indemoniati, altre prove, gli esorcismi fatti ai due coniugi reali e alla fine la regina consorte Marianna di Niburg venne ritenuta stregata a sua volta. Insomma, si era creata una grande confusione. Le procedure andavano pure contro il diritto canonico. C'erano accuse a destra e a manca anche verso la regina Marianna di Niburg, che alla fine si scocciò e riuscì a far incarcerare il confessore Froilán Díaz e frate Argüelles. La notizia degli esorcismi però si diffuse generando uno scandalo e contribuendo a minare il già scarso prestigio della corte spagnola. Oltretutto la tensione e le cure mediche somministrate al sovrano durante e dopo gli esorcismi minarono ulteriormente la sua salute. Con lo scandalo degli esorcismi divenne ancora più forte la frattura all'interno della corte, così come le pressioni sul re. Da una parte la moglie Maria Anna e i parenti austriaci ricordavano la lealtà dinastica, dall'altra i membri del partito filo-borbonico asserivano che solo la potenza del re Sole avrebbe potuto evitare la disgregazione dei territori controllati dalla Spagna e suggerivano a Carlo di fare testamento in favore di Filippo d'Angiò. Il re stava sempre più male ed era sempre più sotto pressione. Alla soglia del 1700 le sue condizioni fisiche precipitarono. Deperiva costantemente, divenne quasi cieco, soffriva di febbri continue, idropisia, astenia, debolezza intestinale, mentre gli attacchi epilettici e gli spasmi aumentavano di intensità. Le cure mediche a disposizione all'epoca erano inadeguate e non gli portarono nessun giovamento. Ad esempio, gli mettevano in testa piccioni appena uccisi o applicavano viscere di mammiferi calde sul suo ventre. Nel settembre dello stesso anno, il re, non sapendo che pesci pigliare in merito alla sua successione, chiese consiglio a Papa Innocenzo XII e il pontefice lo indirizzò a favore dei francesi. Poi, conscio della sua fine imminente, diede ordine di aprire i sarcofagi degli antenati e, vedendo il corpo conservatosi intatto della sua prima moglie Maria Luisa d'Orléans, vi rimase accanto piangendo per una notte intera. Dal 20 settembre il re rimase confinato nel suo letto, incapace di alzarsi, e il 3 ottobre, quando gli fu presentato il testamento che i redattori avevano compilato secondo le sue volontà, esclamò: «Dio solo è colui che dà i regni, poiché solo a lui appartengono», per poi sospirare: «Ora non sono niente». Il 30 ottobre Carlo perse conoscenza e il 1 novembre morì per un colpo apoplettico. I risultati dell'autopsia furono sconcertanti, rivelarono che aveva un cuore come un granello di pepe, minuscolo.
i polmoni corrosi, gli intestini cancerosi, 3 grossi calcoli in un rene, un solo testicolo nero come il carbone e la testa piena d'acqua. Nel suo testamento il sovrano nominò come suo erede e successore universale Filippo d'Angiò, nipote del re di Francia Luigi XIV e di Maria Teresa di Spagna, sorella maggiore di Carlo, alla sola condizione però che Filippo rinunciasse a nome suo e dei suoi figli a ogni pretesa verso la corona di Francia. Nonostante Carlo con il suo testamento avesse impedito l'unione delle corone di Francia e Spagna, alla sua morte si innescò comunque una contesa dinastica e una fase di tensione in Europa che sfociò nella guerra di successione spagnola. Ma perché gli Asburgo si sposavano tra loro? Carlo II non era l'unico ad avere gravi problemi di salute, tanti dei suoi parenti erano conciati male e la sua famiglia aveva un alto tasso di mortalità. Furono descritti vari disturbi psichiatrici e neurologici in più membri, che vanno dalla psicosi all'epilessia frequente e alla difficoltà a camminare e naturalmente ai tratti facciali distintivi. La casata era conosciuta per essere malaticcia e con un alto tasso di mortalità. Tra il 1527 e il 1661 nella dinastia ci furono 34 nascite, ma 10 bambini morirono prima di compiere un anno e altri 17 prima di farne 10. Se nei villaggi spagnoli dell'epoca l'80% dei neonati arrivava ad un anno di vita, nella famiglia reale solo la metà dei neonati arrivava al primo anno, nonostante vivessero in condizioni migliori rispetto al popolo. Oggi i genetisti hanno appurato che la colpa di tutto fosse l'elevato tasso di consanguineità che avevano tra di loro, ma io credo che già allora lo sapessero. Cioè dai, erano tutti uguali, pieni di problemi e con la stessa faccia, lo stesso mento asburgico, metti una parrucca e è sempre lui. E poi non a caso il diritto canonico proibiva il matrimonio entro il quarto grado di consanguineità, limite che dal 1215 fu ridotto al terzo grado, ovvero tra cugini di primo grado. E allora perché continuare su questa strada? Questo fenomeno, noto come endogamia dinastica, era motivato da diverse ragioni: mantenere il potere, proprietà e ricchezze all'interno della famiglia, evitando che terre e titoli passassero a famiglie rivali. Gli Asburgo poi governavano territori culturalmente diversi e i matrimoni interni garantivano una maggiore coesione familiare e una lealtà reciproca. Essendo una delle dinastie più importanti d'Europa, spesso avevano difficoltà a trovare partner di pari rango. Così il matrimonio tra parenti stretti era una soluzione per evitare il matrimonio con famiglie considerate meno prestigiose. Gli Asburgo erano inoltre cattolici devoti e non volevano unirsi con le famiglie regnanti protestanti, che consideravano inaffidabili o avversarie. Questo restringeva ulteriormente il campo d'azione. Infine, all'epoca si pensava che preservare una purezza dinastica fosse un modo per garantire una legittimità incontestabile del governo, consolidando il loro diritto al trono. Tutte le grandi dinastie della storia hanno praticato l'endogamia, anche i Romanov e i Windsor. Ma se la Chiesa vietava i matrimoni tra consanguinei, come facevano le case reali a sposarsi continuamente tra loro? Qui entrano in gioco le dispense papali, dei permessi che la Chiesa concedeva a chi voleva sposarsi lo stesso con la propria cugina o nipote, purché ci fossero ragioni valide. E gli Asburgo, come le altre famiglie reali, avevano sempre delle ragioni considerate valide. Le dispense venivano rilasciate con lo scopo di preservare il benessere della comunità e del regno. Quindi gli Asburgo le ottennero in base alla necessità di preservare la stabilità politica dell'impero, per la mancanza di altri candidati matrimoniali di rango adeguato e l'intento di rafforzare i legami con il papato. Questo significa che solo i ricchi potevano ottenere una dispensa matrimoniale? Non è giusto, anch'io voglio sposare mia cugina! Nonostante fosse uno strumento riservato principalmente all'elite, in rari casi anche persone di classi sociali più basse potevano ottenere una dispensa, ma le motivazioni erano molto diverse rispetto a quelle delle classi dominanti. Ad esempio, in comunità rurali isolate, dove la possibilità di scegliere un coniuge al di fuori del proprio gruppo familiare o villaggio erano limitate, la consanguineità era una situazione comune. In questi casi la Chiesa poteva concedere una dispensa per evitare che la popolazione locale restasse senza possibilità di matrimonio. La Chiesa poteva inoltre intervenire se c'era già un figlio nato da un'unione tra consanguinei, per legittimare i figli nati da quella relazione e proteggerli dallo stigma sociale e giuridico. I poveri che avevano un rapporto di fiducia o dipendenza con il parroco o il vescovo locale potevano avere più probabilità di ottenere una dispensa, specialmente se questa era ritenuta
ritenuta necessaria per mantenere la coesione sociale o morale nella comunità. Per ottenere una dispensa matrimoniale era generalmente chiesto un pagamento, conosciuto come tassa o contributo di cancelleria. Tuttavia il costo e la modalità di pagamento variava a seconda di diversi fattori, tra cui lo status sociale dei richiedenti, la gravità della consanguineità e il livello dell'autorità ecclesiastica coinvolta. Le persone povere potevano ottenere una riduzione o l'esenzione del pagamento. La Chiesa, soprattutto a livello locale, poteva decidere di rinunciare al compenso per motivi pastorali, soprattutto se il matrimonio serviva a mantenere la pace sociale o a legittimare un'unione già esistente. Le dispense per gradi di parentela più stretti, come tra zii e nipoti, erano considerate più gravi e potevano richiedere un costo maggiore rispetto a quelle per gradi di parentela più distanti, come ad esempio tra cugini di primo grado. Alla fine di questo video possiamo concludere che forse sarebbe stato meglio concedere meno dispense, visto che invece di preservare il casato, l'endogamia degli Asburgo di Spagna li portò al tracollo e poi all'estinzione. Se volete saperne di più sulla famiglia Asburgo, vi lascio in descrizione due libri che ho selezionato per voi perché mi sembravano i più interessanti. Uno scritto addirittura dall'arciduca Edoardo d'Asburgo-Lorena, e chi meglio di lui per scrivere la storia della sua famiglia? Acquistando i libri dai link di affiliazione che vi lascio in descrizione, a voi non cambia niente, però aiutate il canale. E vi ricordo che anche lasciare like, iscrivervi e condividere il video aiuta il canale e vi mantiene aggiornati sui contenuti. Ci vediamo alla prossima qui su YouTube e se volete anche sulla mia pagina Instagram. Ciao!